Buongiorno carissimi e benvenuti nel secondo episodio del mio viaggio on the road in Sicilia che ho fatto con mia sorella Lara. Se vi foste persi il primo video ve lo lascio qua in alto nelle schede. Abbiamo iniziato ad esplorare la parte est della Sicilia, quindi abbiamo visitato l'Etna, Taormina, Siracusa e molto altro. In questo nuovo episodio invece ci concentreremo sulla parte sud della Sicilia e quindi visiteremo alcune delle principali attrazioni presenti nel Ragusano e arriveremo fino ad Agrigento, dove ci sono alcuni dei posti più belli che abbiamo visitato durante tutto il nostro viaggio. Voi come al solito mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi questa nuova avventura. Buona visione! Amici, siccome oggi è abbastanza nuvoloso, abbiamo deciso di visitare qualche paesino nei dintorni di Ragusa. In questo momento ci troviamo a Modica, che abbiamo letto che è stata dichiarata dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Siamo appena arrivati. Modica si distingue in Modica Bassa, dove ci troviamo in questo momento, e Modica Alta, che si trova appunto in collina, dalla quale abbiamo letto che ci sono alcuni belvedere, alcuni punti panoramici molto carino. Adesso ci perderemo un po' nelle viuzze del centro storico. Barocchi più imponenti di tutta la Sicilia. Per arrivarci ci sono 250 scalini da fare che partono da Modica Bassa e arrivano fino a Modica Alta, ed è stato dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO. Amici, Modica molto bella, ci sta piacendo tantissimo. Preparatevi a fare tanti gradini perché si sale parecchio, però ne vale davvero la pena. Mi ricorda un po' Matera. Adesso siamo arrivati al belvedere e abbiamo la città bassa, Modica Bassa, alle nostre spalle ed è molto carina, molto bella. Ti stavo facendo proprio il video. Sì. Allora ragazzi, siamo entrati in una pasticceria dove vendono il cioccolato di Modica, che qui è molto importante. È proprio il cioccolato di Modica, è il cioccolato. Praticamente la particolarità è che viene lavorato a freddo, quindi si sentono i chicchi di zucchero quando lo mangiate. Noi abbiamo preso gusto cedro perché l'abbiamo assaggiato e ci piace, e ovviamente pistacchio di Bronte perché e poi uno classico. Quindi adesso vi faremo vedere quando lo assaggeremo se ci piaceranno. Allora ragazzi, ci troviamo a Scicli, che è il paese dove girano la serie TV Il Commissario Montalbano. In questo momento alle mie spalle c'è proprio il commissariato di Montalbano e io sono molto contenta perché non è che sono proprio una fan sfegatata, però qualche puntata l'ho vista. Il commissario Montalbano, sogno! Allora, siamo venuti a vedere la casa dove abita Montalbano e adesso ci siamo fermati a mangiare in un ristorantino vicino. Abbiamo preso lo spaghetto con le vongole e ci hanno detto che le vongole erano appena arrivate, quindi fresche, ragazzi, guardate che roba. Ho appena mangiato uno, è buonissimo.
Sicuramente una piccola chicca che non dovete assolutamente perdervi in questa zona della Sicilia è Ragusa Ibla. Siamo appena arrivati ed è praticamente un paesino diroccato su una collina, è molto molto carino, molto molto caratteristico. Adesso ci facciamo un giro qui e probabilmente andremo a mangiare qualcosa perché io sto veramente morendo di fame. Siamo arrivati nella piazza principale di Ragusa Ibla, dove c'è il Duomo di San Giorgio. Praticamente tutti i duomi qui, tutte le cattedrali qui in questa zona della Sicilia si chiamano tutti San Giorgio. Ma in effetti, se ci pensate, anche noi a Piossasco abbiamo il San Giorgio, quindi tutte le cose importanti hanno il San Giorgio. Vai, proviamo specchio e pistacchio, raga, arancini o arancina. Scrivetemelo qua sotto nei commenti come lo chiamate voi. Troppo buoni, sono troppo buoni. Mangerei 15 al giorno. Specchio e pistacchio. E invece questo è l'arancino alla norma, con melanzane e sugo e riso. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia che buoni, raga. Mangerei arancini tutti i giorni, tutta la vita. Mamma mia. Pure questo è buonissimo comunque. A me è un po' appetitino. Siamo stati strafortunati ad arrivare a quest'ora del giorno, che è proprio l'ora del tramonto, ed è bellissimo, c'è una luce spettacolare a quest'ora. Mi sta piacendo un sacco Ragusa Ibla. Bella, bella, bella. Oggi finalmente io e Lara facciamo un po' di mare, infatti ci troviamo sotto Siracusa nella riserva naturale di Vendicheri, che abbiamo letto che è uno dei posti più belli, dove ci sono un sacco di spiaggette molto molto carine, molto selvagge, e abbiamo scelto di visitare quella che si chiama la spiaggia di Cala Mosche. Abbiamo pagato 5 euro il parcheggio e 3,50 euro costa a persona per entrare in questa riserva naturale. Ci siamo portati il pranzo al sacco perché abbiamo letto che nella spiaggia non c'è nulla e per raggiungerla bisogna percorrere circa 1,5 chilometri a piedi, a quanto pare sotto al sole. Siamo arrivati alla spiaggia di Cala Mosche, guardate che spettacolo! Dopo la bellissima caletta che abbiamo visitato oggi siamo arrivati in questa piazza che probabilmente dovreste conoscere, famosissima, è la piazza di Marzamemi, che è un piccolo gioiello della Sicilia meridionale. Siamo appena arrivati, fa caldissimo, adesso ci faremo sicuramente una granita e visiteremo questa piccola perla siciliana. Piace? Oh, Marzamemi? Molto carina. Argomenta. Allora, praticamente è una città prevalentemente ci abitano pescatori. È una città molto piccolina perché ci vivono solo 367 abitanti, più o meno, se ricordo bene. E raga, il mare qua è bellissimo, ci sono dei colori stupendi. E siamo venuti a Marzamemi anche per fare merenda. Abbiamo preso di nuovo delle granite come l'altro giorno a Taormina, che ci hanno assolutamente consigliato di provarle qui. Siamo praticamente a 2 passi dalla piazza con la brioche e abbiamo preso entrambi la granita alla mandorla. E buon appetito. Granite siciliane, raga, sono la fine del mondo. Ma poi con la brioche
È tutta un'altra esperienza. Cioè, va presa proprio con la brioche, incredibile. Che buono. And your suitcase, oh, you don't need nothing but you. Allora raga, buongiorno, ci stiamo lasciando alle spalle Ragusa dopo aver passato praticamente 3 notti qui, aver girato questa zona della Sicilia che tra l'altro ci è piaciuta davvero un sacco. Ovviamente continua il nostro viaggio on the road. Oggi abbiamo poco più di 2 ore di strada per raggiungere Agrigento, che sarà l'ultimo posto che vi facciamo vedere in questo video, ma ovviamente il nostro viaggio qui in Sicilia non è ancora finito. Nel prossimo episodio vi faremo vedere tutta la parte della Sicilia che visiteremo ancora, ovvero la parte occidentale, un pochino della parte nord fino ad arrivare a Palermo. Ma comunque adesso arriviamo ad Agrigento e vi facciamo vedere alcune cosine molto interessanti che ci sono in zona. Let's go! Ed è assolutamente una visita che non dovete perdere se siete in questa parte della Sicilia. Quello che vedete in questo momento alle mie spalle è il Tempio della Concordia ed è il simbolo di questo posto, il tempio sicuramente più famoso, più rappresentativo, più importante della Valle dei Templi. La Valle dei Templi 2 orette prima della chiusura, perché in questo modo non patiamo troppo il caldo. Devo dire che è stata una scelta ottima perché l'abbiamo visitata tranquillamente, è stato piacevole. È tutta esposta al sole, quindi fate occhio, portatevi l'acqua, un cappello se soffrite di caldo, ecco. Sì, abbiamo scelto appunto di venirla a vedere il più tardi possibile proprio per non morire di caldo, e probabilmente abbiamo letto che in teoria c'è anche meno gente. E poi ve lo vedete al tramonto, quindi dai. Sì, i colori sono spettacolari, sì, sì, sì. Stamattina ci troviamo alla Scala dei Turchi, che è una falese di marna bianca situata a picco sul mare. È un'altra attrazione molto importante qui nell'Agrigentino, è diventata famosa nel tempo sia per la sua conformazione e per il particolare colore bianco, e sia perché hanno girato alcune serie di Montalbano, quindi per questo motivo è diventata un'importante attrazione turistica. I don't believe you care to see all the pieces of me, all the pieces of me. Cari amici viaggiatori, direi che può terminare qui il primo episodio sul nostro viaggio on the road in Sicilia, viaggio che ovviamente non è ancora finito, infatti ci manca tutta la parte occidentale, quindi se non siete ancora iscritti al mio canale e se state organizzando viaggi in Sicilia, assicuratevi di iscrivervi adesso per non perdervi anche i 2 altri video che pubblicherò prossimamente. Dopo di questo, infatti, domani ci spostiamo, andiamo a vedere le saline di Marsala che sono famosissime, andremo a Trapani, a Favignana, visiteremo la riserva dello Zingaro, Castellammare del Golfo, insomma ci sono ancora un sacco di cose che vi vogliamo far vedere e che chiaramente vi farò vedere nel prossimo video. Intanto spero che questo vi sia piaciuto e se così fosse vi chiedo di lasciarmi un bel like, perché per me significa davvero tantissimo. Commentate qui sotto chiedendomi informazioni, consigli, qualsiasi cosa, io rispondo sempre a tutti quanti. E niente, noi come al solito ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Sì, parlo, Paolo. Paolo. Parla sua parte perché sono le onde. Raga, siamo arrivati alla caletta di... Raga... Aspetta che la tengo così. Vado. Vai.
Paolo. No, cos'è Paolo? Forte, devi parlare forte. Aspetta, sì. Aspetta che mi sa che siamo... Siamo arrivati in questa meravigliosa no, aspetta, facciamo tutto. Aspetta, faccio stupida, non puoi metterlo. Dai. Telecamera con la sinistra, tanto tu ci sei. Sono arrivati le 5. Sì, ma puoi dire per un paio d'ore prima della chiusura. Per il tramonto. Vai, quando vuoi. Parla forte solo. Paolo. Allora, Vai. Paolo. Stamattina ci troviamo alla Scala dei Turchi.